A gennaio 2021 ho pubblicato un video intitolato La mia morning routine nel 2050, un video che ha creato un bel po' di scalpore, un video che in tanti avete amato e in tanti no, assolutamente no. E mi avete detto: Valentina, ti prego, non farne più di video così. Questo video, la mia morning routine nel 2050, inizia raccontando che la mia morning routine parte con una manciata di vitamine per rimanere in forma, per sopravvivere, per arrivare a fine giornata, a causa di un'alimentazione che non è più sufficiente a soddisfare il fabbisogno di una popolazione che sta aumentando e crescendo. E in quel video mi avete chiesto in tantissimi che tipo di vitamine prendo nella quotidianità. E così a distanza di 6 mesi ho deciso di creare questo video dove ti racconto e ti mostro le vitamine che prendo quotidianamente. Quindi, let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Dunque, oggi voglio parlarti di vitamine, voglio mostrarti le vitamine che prendo e voglio spiegarti il perché prendo queste vitamine. Quindi da qui parte un piccolo disclaimer. Prima di assumere qualsiasi tipo di vitamina, chiedi al tuo dottore, chiedi al tuo farmacista, una domanda in più è sempre meglio che una domanda in meno. Non mi prendo nessuna responsabilità da questo video. Quello che va bene a me magari non va bene a te e viceversa. Quindi mi raccomando, prima di prendere qualsiasi cosa, chiedere sempre al proprio dottore, al proprio farmacista. Ecco, adesso mi sembra di fare la romanzina che mi fa la mamma sempre, però in realtà è molto molto importante. Non serve prendere cose se non ne abbiamo bisogno ed è meglio un'alimentazione corretta ed equilibrata piuttosto che assumere vitamine. Questo lo sappiamo, lo abbiamo sempre saputo. Eppure queste vitamine sono entrate nella nostra vita in maniera quasi naturale. Ho anche provato a pensare, quando è stata la prima volta che ho preso delle vitamine? Onestamente non me lo ricordo se ero piccolina, non mi ricordo se ero già alle medie, non mi ricordo se ero alle superiori, non ho ricordi di quando ho iniziato ad assumere vitamine. Però queste vitamine sono entrate a far parte quasi di una routine, penso che questa sia cosa comune. Le vitamine che assumiamo poi cambiano in base all'età, in base al periodo, se si tratta di un periodo invernale piuttosto che in estate, perché il nostro corpo ha bisogno di vitamine, supplementi, minerali diversi e noi il nostro corpo dobbiamo ascoltarlo per fare in modo di dargli i nutrienti giusti. Io ovviamente consiglio sempre, come mi è sempre stato insegnato da mia mamma, da mia nonna, ma anche dai dottori, insomma, che un'alimentazione sana ed equilibrata è sempre la soluzione migliore per qualsiasi problema. Però è anche vero che ogni tanto il nostro corpo ha bisogno di un piccolo boost, di una piccola spinta per ripartire o per riavere quell'energia che magari abbiamo perso durante un periodo difficile che abbiamo affrontato. L'importante è però farsi sempre consigliare da qualcuno che ne sa, da qualcuno che sa indirizzarci verso le vitamine giuste da prendere. Ma dico anche bando alle ciance ed iniziare subito a mostrarti le vitamine che prendo e voglio iniziare con la vitamina forse più importante che assumo ormai da 1 anno e mezzo, forse anche 2. Forse anche 3, a intermittenza. Adesso te la faccio vedere e ti spiego anche perché. In un attimo perché mi sta cadendo il microfono. Eccola qui, la vitamina D. Io ho scoperto di avere carenza di vitamina D nel 2018 dopo aver fatto degli esami del sangue. Qui in Gran Bretagna è cosa comune avere carenza di vitamina D a causa del sole, che non c'è. In questo momento sto guardando fuori perché anche in questo momento è buio, è grigio, è freddo e sono le 3 del pomeriggio. Quindi sì, è cosa comune. Quando ho scoperto di avere carenza di vitamina D mi hanno detto che non era una carenza estrema, ma che era giusto porre rimedio. Anzi, forse adesso parlandone con te, dal 2018 dovrei probabilmente rifare gli esami del sangue per assicurarmi che la cura che ho fatto, insomma, è stata valida. Infatti, il nostro corpo produce la vitamina D attraverso l'esposizione della pelle ai raggi UV.
e questa vitamina D aiuta a rafforzare i muscoli, regola il metabolismo del fosforo e del calcio, che sono ovviamente importanti per la salute delle ossa. Qui in Gran Bretagna, per esempio, questa è una piccola curiosità, se vai al supermercato ti rendi conto che molti alimenti hanno un'aggiunta di vitamina D, come nel caso delle uova, del latte, del pane, se non sbaglio, e trovi proprio la confezione con scritto aggiunta di vitamina D. Ora, non so come fanno esattamente ad aggiungere la vitamina D alle uova, penso che venga data da mangiare alle galline e poi di conseguenza le galline fanno l'uovo con più vitamina D. Ma sicuramente qualcosa di interessante da andare ad approfondire. E dunque ho approfondito. Google dice appunto che la vitamina D nella rossa dell'uovo dipende dall'esposizione della gallina al sole e alla quantità di vitamina D contenente nel mangime. Quindi con il giusto mangime e la giusta esposizione al sole della gallina, questa può produrre uova con un livello di vitamina D 3-4 volte più alto. Il sito internet happyegg.com assicura che le loro galline scorazzano felici all'aria aperta e hanno una dieta ricca di vitamina D. Ad ogni modo non ho mai avuto sintomi da mancanza di vitamina D, se devo essere sincera, tranne una leggera stanchezza, ma che potrebbe derivare anche da qualsiasi altra cosa. Inoltre ho scoperto che c'è una differenza tra la vitamina D e la vitamina D3, ovvero la vitamina D3 è la forma attiva della vitamina D. Per esempio, per noi in Gran Bretagna prendere e assumere la vitamina D non ha nessun effetto, perché non c'è l'esposizione ai raggi solari che vanno ad attivare la vitamina D. La vitamina D3 invece è già la forma attiva, quindi io assumendo la vitamina D3 non ho bisogno di uscire al sole, anche perché non c'è, per far attivare la vitamina D appunto, perché già è entrata attiva nel mio corpo. Quindi se hai anche tu carenza di vitamina D, ovviamente chiedi al tuo dottore quale ti consiglia, se la vitamina D o la vitamina D3. Ecco, e quando dico così mi rendo conto di quanto mi manca l'Italia, il caldo, il sole, perché anche il sole ovviamente ha i suoi effetti positivi, molto spesso non ce ne rendiamo conto, però niente, devo rientrare a casa il prima possibile, c'è poco da fare. Basta, si rientra in Italia. L'unica precisazione che mi sento di fare è che in questi 3 anni non ho preso la vitamina D3 senza mai far pause. Durante il periodo estivo, soprattutto se vengo in Italia, faccio a meno di prendere la vitamina D3 perché comunque la prendo direttamente dal sole. Quindi diciamo lascio degli intervalli di tempo in modo che il mio corpo ha la possibilità di non abituarsi alla vitamina D3, ma di continuare a produrla autonomamente. Però ecco, facendo questo video vedimo che mi viene in mente che sarebbe giusto e opportuno fare altri esami del sangue per assicurarmi che è tutto bene. È importante sempre essere regolati, nonostante io non sia un amante degli esami del sangue, però vedi, a volte è importante. Poi ho qui con me i fermenti lattici. Non penso che i fermenti lattici siano da considerarsi come vitamina, però è una di quelle cose che prendo, adesso forse meno che una volta. L'alimentazione che cambia, il ciclo comunque va a interferire un attimino e a scombussolare un po' il nostro sistema, il nostro intestino. Ed è per questo che ogni tanto io mi affido ai fermenti lattici. Quando ero in Italia ricordo che prendevo l'enterogermina, se non ricordo male si chiama così, ma questo è un brand, è un nome che ho conosciuto nel 2018, prima del mio viaggio in Malesia, perché io ero terrorizzata di viaggiare e di stare male, cioè di avere la classica diarrea del viaggiatore, cosa che volevo assolutamente evitarmi. E una mia amica, che era stata in Malesia prima di me e aveva conosciuto questo brand prima di me, mi ha consigliato appunto di prenderlo e devo dire che guai se non avessi avuto questi fermenti con me, sarei probabilmente morta. Un po' per il clima, che faceva un caldo tremendo, l'affa assurda, l'alimentazione che cambia, abitudini igieniche che vabbè, e quindi insomma
Questi sono stati la mia salvezza, senza ombra di dubbio. Non credo che questo brand sia presente in Italia e non so se questo brand, che dovrebbe essere inglese, spedisca anche in Italia. Ad ogni modo, ti lascio tutte le informazioni qui sotto in descrizione. Ma se hai la possibilità di provarlo, provalo, magari chiedi, parlane col tuo farmacista, col tuo dottore, ma è sicuramente un prodotto molto molto valido. Ora che non viaggio li prendo molto sporadicamente quando esco e faccio balordi e poi magari ho lo stomaco scombussolato o se sto poco bene prendo antibiotici, facciamo le corna, insomma davvero raramente, però ce li ho sempre con me perché non si sa mai, per l'evenienza, just in case, come dicono gli inglesi. Ecco, questo è un tipo di fermento che è adatto sia ai vegetariani che ai vegani, sono gluten free e non contengono zuccheri aggiunti. Contengono 5 milioni di live cultures, così vengono chiamati, e sono soprattutto consigliati proprio per chi viaggia e va in ambienti caldi, perché questo tipo di fermento che c'è dentro appunto sopravvive alle alte temperature. Quindi sicuramente un buon prodotto che è da un po' che non prendo, però l'ho voluto incorporare perché comunque è una di quelle cose che è sempre con me. Ecco, magari non ho il paracetamolo con me, ma c'ho questi. E poi queste sono delle vitamine, sono anzi delle caramelline che contengono un po' di tutto ma aiutano diciamo la ricrescita dei capelli, anche delle unghie, pelle, ma in particolar modo dei capelli. Questo perché? Perché io da quando sono arrivata qui in Gran Bretagna, parliamo del lontano 2013, a distanza di 1 anno e mezzo, forse 2, ho iniziato a perdere i capelli, a sentirmi i capelli molto deboli. Cosa che non è da me. Per qualche assurdo motivo ho sempre pensato che si trattasse dell'acqua che è troppo aggressiva, ecco, forse questa è la terminologia giusta, troppo pesante. A tal punto, questo è un esempio bizzarro che faccio, il primo giorno che sono arrivata qui in Gran Bretagna ho fatto la pasta al pomodoro esattamente come la faccio in Italia, aveva un gusto completamente diverso e secondo me era a causa dell'acqua, questo gusto diverso derivava da un'acqua diversa. E questa cosa mi ha sempre insospettito, anche per quanto riguarda i miei capelli che si stanno indebolendo e quindi ho deciso di prendere queste pastiglie. Prima di prendere queste pastiglie sono andata tra l'altro preoccupatissima dal dottore dicendo dottore, sto perdendo i capelli. Ecco, che è iniziata così sembra una barzelletta, ma non è una barzelletta, è la mia vita. E niente, il dottore mi ha detto all'inglese proprio, beviti una tazza di tè e prenditi queste gummies e quindi eccomi qui che prendo queste gummies, queste caramelline. Queste contengono un po' di cosine, tra cui zinco, biotina e selenio, per rafforzare appunto i capelli, le unghie, la pelle. Queste vitamine qui hanno già della vitamina D inclusa, quindi molto spesso se mi ricordo e quando mi ricordo di prendere queste pastiglie evito di prendere la vitamina D, altrimenti vado ad assumere una quantità troppo elevata di vitamina D e non mi sembra il caso. Quindi ecco, diciamo che sto molto attenta anche a non mescolare i vari tipi di vitamine che prendo. Niente, non so in verità dire se questa cosa sta funzionando o meno. Io ad ogni modo continuo a prenderla, just in case, come dicono gli inglesi. E vediamo appunto se ci sono risultati, speriamo di sì, incrociamo le dita. E anche queste vitamine sono adatte ai vegani. Io non so se questo brand Perfectil è conosciuto anche in Italia, io non credo, non ho ricordi di averlo visto, però è anche vero che è da un po' che non vengo in Italia a curiosare nel reparto vitamine delle farmacie. Questo brand qua però è molto conosciuto qui in Gran Bretagna, a tal punto che c'è stato un periodo in cui lo pubblicizzavano ovunque, trovavi la pubblicità da Piccadilly Circus a Sotti Metropolitana, quindi davvero hanno abbastanza spinto con il loro marketing. Però ecco, come tutte le vitamine c'è bisogno di tempo per vedere i primi risultati. Sono piuttosto curiosa però di sapere se in Italia c'è un prodotto simile
che funziona e che magari tu stessa hai provato e consigli, così magari la prossima volta che vengo in Italia compro queste benedette vitamine, così le proviamo tutte per i capelli. Bene, queste sono le vitamine che prendo, niente di più e niente di meno. Come dicevo appunto all'inizio, non sono una di quelle persone ossessionate di vitamine. Se posso non prenderle, sono felicissima di non prenderle perché credo assolutamente in una dieta sana ed equilibrata e di poter assumere quello che mi serve mangiando appunto sano, senza farmi mancare nulla. Ma appunto, come si diceva prima, ogni tanto è necessario dare al corpo quel piccolo, un boost in più. Io inoltre sono particolarmente curiosa di sapere la tua opinione in merito alle vitamine, se le assumi, se sì, quanto spesso, se ritieni che le vitamine che prendo sono troppe o troppo poche, e fammi sapere se abbiamo vitamine in comune che prendiamo, questo sarebbe piuttosto curioso. Ovviamente se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche e a lasciare un like se ti è piaciuto questo video. Noi come sempre ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Un bacio, ciao!